Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Oggi video della Engui EP2 Pro. Tra le bike sui 1000 euro è la più venduta. Motore da 750 watt, 55 Nm di coppia, ruote da 20 pollici per 4, quindi le classiche FAT, cambio Shimano 7 marce, ammortizzata davanti e tante altre belle caratteristiche che scopriremo nel corso del video. Andiamo! Quello che avete appena visto in tempo reale è tutto ciò che dobbiamo fare per scendere la bici dal nostro bagagliaio ed aprirla in soli 3 step. E qui siamo al Duomo di Siracusa e da questa bellissima location vediamo un po' di caratteristiche di questa Engui EP2 Pro, che nella versione europea vi arriva limitata elettronicamente a 25 km/h, motore limitato a 250 watt e acceleratore disabilitato. Se poi avete intenzione di utilizzarlo in strade private, potete sbloccare la massima potenza 750 watt, oltre 40-45 km/h e acceleratore. E in questa configurazione la bici è divertentissima anche per le uscite soft in fuoristrada. È ammortizzata solo davanti, sì, ma le ruote fatte da 20x4 pollici consentono di divertirsi anche in questa situazione. Ma di questo ne parliamo bene nel canale Chris Garage Motori, dove mi concentrerò soprattutto su questo aspetto. Ritorniamo alle caratteristiche di questa Engui EP2 Pro. Scusate, è che Siracusa è troppo bella e mi distraggo facilmente. Caratteristiche. Per completare il discorso della parte elettronica, vediamo la batteria 48V 13Ah al litio, che garantisce un range di circa 40 km in modalità full electric e 120 km in modalità assistenza. Il caricabatterie in dotazione ricarica la batteria in 6 ore e mezza. La batteria unito alla potenza del motore garantiscono una forza sufficiente per superare pendenze di circa 10 gradi e l'ho testato personalmente. Il cambio è un Shimano da 7 marce e il peso totale della bici è di 30 kg. Come vi ho già detto, le ruote sono 20x4 pollici e abbiamo due freni a disco da 160 mm con azionamento meccanico. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo una luce anteriore appena sufficiente se consideriamo i 25 km/h, un faro posteriore che funziona anche da stop con i sensori all'interno delle leve freno e delle strisce riflettenti all'interno dei cerchi che sono a razze e non a raggi. Il computer di bordo è posizionato al centro del manubrio, può essere inclinato e spostato come vogliamo, è veramente molto luminoso ed è visibile anche in pieno giorno. Sono tantissime le informazioni e possiamo personalizzare tutto con i comandi a sinistra. Ma di questo ve ne parlerò in un altro video perché c'è veramente tanto da dire. Ammortizzata solo davanti, con la possibilità di regolare il precarico e di attivare un blocco della forcella, e in dotazione abbiamo, oltre a 2 parafanghi, un portapacchi con una portata di 30 kg che ci consente di utilizzare anche parecchi accessori originale Engui, tra cui un pacco batterie aggiuntivo. In questo canale YouTube trovate il video dove ho parlato in modo molto dettagliato dell'unboxing, del montaggio e delle caratteristiche della bici. L'ho analizzata per farvi vedere com'è fatta e la qualità dei vari componenti. Se lo volete vedere vi lascio il link in descrizione. Quindi passiamo direttamente a vedere come si comporta su strada. Partiamo proprio dalla posizione di guida. Io sono alto 183 cm e devo dire che non sono riuscito a trovare una posizione di guida adatta a una pedalata sportiva o di sforzo.
perché mi ritrovo con la sella eccessivamente alta ma troppo vicino al manubrio, anche se la sella l'ho spostata più indietro possibile. Però questa posizione di guida in città è comoda, perché si ha il pieno controllo della bicicletta nelle manovre con poco spazio e soprattutto nelle manovre improvvise che in città purtroppo sono frequenti. Quindi per l'utilizzo per cui è pensata è perfetta. Come posizione di guida dovete immaginare di stare su una BMX. Infatti ho chiesto ad Engui di mandarmi il manubrio BMX per avere la possibilità di avanzarlo di una decina di centimetri e troverete presto il video nel canale. La posizione è perfetta, diciamo tra 1,70 massimo 1,80. Si riesce ad avere una buona estensione delle gambe con una corretta distanza tra sella e pedali e si può anche pensare di utilizzarla per fare un po' di attività fisica. Dico un po' perché il cambio è sì 7 marce ma sono molto ravvicinate. Effettivamente la differenza si sente, ma comunque sono abbastanza ravvicinate. Se teniamo la bici in modalità europea, quindi 25 km/h, anche con la marcia più lunga riusciamo ad avere trazione con le nostre gambe. Se invece superiamo questa velocità, pedaliamo a vuoto, anche se ci impegniamo tantissimo, non riusciamo a dare trazione con le gambe. Il motore è veramente potente, anche se in realtà le 5 modalità disponibili non ci permettono di selezionare la quantità di aiuto del motore elettrico. Sono dei selettori di velocità massima. Ok, siamo in modalità 25 km/h, quindi omologato europea. Assistenza 0, marcia più leggera. Si può pedalare tranquillamente. Ora vediamo le velocità che raggiunge in base ai livelli di assistenza. 1, senza acceleratore naturalmente, arriviamo più o meno a 9, 2, sentite l'accelerazione, 14, 3, 20, 4, 25 e poi ci rallentiamo. Allora praticamente l'assistenza interviene in modo esplosivo non appena si accenna un quarto di giro di pedalata. Se lo utilizziamo in modalità pedalata assistita, quando si innesca la pedalata il motore spinge sempre alla massima potenza per poi fermarsi alla velocità selezionata. Bisogna farci l'abitudine, perché certe volte parte veramente a razzo. Altre volte invece questa caratteristica aiuta tantissimo, soprattutto nelle partenze da fermo, in mezzo al traffico o in salita. E ho fatto diverse prove percorrendo una salita che era oltre il 10%, anche se piccola, e devo dire che anche utilizzando solo ed esclusivamente il motore è riuscita. Poi se noi la aiutiamo con una leggerissima pedalata, supera la salita senza problemi. Vi faccio vedere. Ok, ho alzato la sella, così posso spingere un po' più sui pedali. Senza acceleratore, quinta assistenza, una bella salitina. È partita. Non sto facendo nessuno sforzo, sta salendo tranquillamente. Se accelero un po' con i pedali, a posto. Ottimo. E ora sta partendo a razzo. Ok, riproviamo la stessa salita solo con acceleratore. Bella ripida questa salita. Ora solo acceleratore con partenza da fermo. Giriamo. Ok, dove eravamo prima? Vai. Ok, la partenza è un po' lenta. Pure il vento a sfavore. Ok, vedete, 9 km/h stabile, ce la fa, però appena do una minima pedalata, l'aiuto proprio un 5%,
alla grande, il motore è potente e ora si vola. Se invece vogliamo pedalare senza motore, ricordiamoci che la bici pesa 30 kg e che l'impronta a terra dei copertoni non è indifferente anche se tassellati, quindi l'attrito è considerevole. Si fa fatica anche con la marcia più leggera, però si può fare. Nell'eventualità che si scarica la batteria possiamo tranquillamente pedalare. Non è come pedalare su una mountain bike, ma non è nemmeno come pedalare con una mini bici elettrica, quelle con le ruote da 14 pollici, diciamo una via di mezzo. Il peso lo sentiamo anche quando dobbiamo chiudere la bici e riporla nel bagagliaio, anche perché ci sarebbe solo una maniglia dove prenderla. È fattibile, ci riusciamo, ma non è proprio comodissima. È importante, andate nel sito e andate nella sezione dove ci sono scritte le misure da chiusa, perché sì, è vero che si chiude, ma comunque è una bicicletta abbastanza grande. E devo dire che da quando questa bici si è aperto per me un nuovo mondo, perché io ho sempre usato la moto, l'auto no, sempre usato la moto, per qualsiasi cosa, anche per le commissioni in città, ma da quando ho la bici la moto non la sto usando più in città, proprio per un discorso di praticità. Con la moto ci vuole l'abbigliamento giusto, mi devo mettere i jeans, le scarpe adatte, non dico la giacca, ma quantomeno il casco integrale, ma anche se fossi un motociclista da pantaloncini ed infradito, non è paragonabile con la bici, con una bici elettrica, che anche nelle giornate di caldo come queste estive, metto il caschetto, gli occhiali, salgo in sella, accendo la bici e vado, senza nessun problema, senza preparazione e senza perdere tempo. L'unica cosa negativa rispetto alla moto è che non possiamo lasciare la bici con la stessa serenità con cui lasciamo la moto, perché per rubarla è molto più semplice, però basta attrezzarsi con una catena o qualsiasi altro tipo di antifurto. Questa P2 Pro in relazione al prezzo mi piace davvero tanto, non ho nessuna critica da fare. Per la mia altezza avrei preferito solo una distanza maggiore tra manubrio e sella, ma come vi ho detto cercherò di risolvere col manubrio BMX, che ha la staffa che avanza il manubrio di circa 10 cm e lo troverete presto nel canale. Quindi sempre in relazione al prezzo, qualità generale, qualità dei componenti, verniciatura, ve la consiglio veramente. In descrizione vi lascio tutti i link utili per acquistarla anche e codici sconto se Engui me li fornirà. Se volete che realizzo video di approfondimenti per qualsiasi altro argomento, così come farò per la gestione del computerino, fatemelo sapere nei commenti che li farò non appena possibile. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!